Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò dell'idropulitrice della Mentor da 1800 watt con 135 bar di potenza massima e 540 litri come portata. L'ho provata, ho provato lavando la macchina, ho provato togliendo un po' di muschio, insomma ho fatto diverse prove per dimostrarvi il suo funzionamento. Adesso la metteremo sul bancone, la guarderemo da vicino, vi farò vedere qualche video, qualche ripresa durante il montaggio che è semplicissimo, si montano semplicemente l'impugnatura e qualche altra parte, dopodiché vedremo appunto l'idropulitrice al lavoro. Quindi mettiamolo sul bancone e iniziamo, ma non prima di avervi ricordato di andare giù nel primo commento e nella descrizione per vedere il prodotto sul sito internet di Amazon. Cercherò di farmi lasciare un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosa, anche se attualmente è già presente uno sconto su Amazon, quindi non so se riuscirò ad ottenerlo, perché infatti adesso con lo sconto costa mi pare 110 euro. Adesso guardiamola davvero da vicino. Allora, iniziamo vedendo il montaggio di questa idropulitrice. Per prima cosa bisognerà montare sulla parte alta questa impugnatura utilizzando due semplici viti che vanno avvitate una a destra ed una a sinistra. Dopodiché va messo questo supporto per tenere la pistola, la lancia per poter erogare l'acqua. Va messo anche questo pomello che ci permette di arrotolare il tubo in questo supporto. Quindi una volta a riposto avremo tutto ordinato, perché anche il cavo elettrico, che è lungo 5 metri, come è lungo 5 metri questo tubo che si raccorda poi alla lancia, va messo da questa parte e questi due pezzi vanno avvitati, semplicissimo. Tra l'altro entrambi possono ruotare, quindi una volta arrotolato il cavo, quando vogliamo toglierlo basta semplicemente spingerlo verso fuori per tirarlo senza doverlo svolgerlo spira dopo spira. Ovviamente in dotazione verrà dato anche il contenitore per il detergente, ma troveremo anche questo spillo per poter eventualmente sturare l'ugello nel caso in cui con il calcare dovesse ostruirsi eccetera, e alcuni o-ring che vanno messe nella giunzione della lancia. Nella parte frontale troviamo questo filtro che va avvitato nella parte filettata e a questo poi va attaccato il tubo con l'innesso da giardino. Uno viene dato in dotazione, ma se ne abbiamo già un altro possiamo utilizzare quello che possediamo perché sono agganci standard. Le ruote invece sono già montate. Nella parte frontale troviamo il tasto di accensione on-off. E questa idropulitrice ci permette di utilizzarla sia con un contenitore che è collegato appunto al tubo, quindi alla rete idrica di casa nostra. Però ovviamente il contenitore o la cisterna dalla quale preleviamo l'acqua dovrebbe essere ad un'altezza superiore rispetto all'idropulitrice, altrimenti farebbe difficoltà a tirare l'acqua. Ricordatevi che il tubo che collegherete all'innesto, o comunque quando collegherete il tubo anche proveniente da una cisterna, dovrà essere già pieno di acqua, altrimenti il motore ovviamente girerà a vuoto. Ma adesso guardiamo un paio di caratteristiche tecniche e facciamolo direttamente dal sito di Amazon. Innanzitutto, come vedete, ha 42 recensioni praticamente tutte positive. Guardiamo adesso le caratteristiche molto rapidamente, quelle che ci interessano di più. Quindi la prima immagine ci fa vedere ciò che troveremo in dotazione: l'idropulitrice, un piccolo cacciavite, l'innesto, il supporto per la lancia, il contenitore per il detergente e la stessa lancia divisa in due, che adesso vi farò vedere da vicino. Una descrizione rapida del prodotto e poi le caratteristiche tecniche vere e proprie, quindi 135 bar come pressione massima, 540 litri l'ora, 1800 watt di potenza. La temperatura massima che possiamo utilizzare per quanto riguarda l'acqua sarà di 40 gradi. Il cavo di alimentazione sarà lungo 5 metri, il contenitore del detergente è di 450 ml e anche il tubo che collega la lancia all'idropulitrice sarà lungo 5 metri. E il fatto che la regolazione vada fatta semplicemente stringendo e allargando queste due alette, ruotando la parte finale della lancia. In questo modo potremo regolare la pressione in base alle nostre esigenze, a differenza delle lance che invece richiedono di montare alcuni accessori, quindi di smontare e montare in continuazione. Come vedete in questa immagine si vede che è possibile prelevare l'acqua da un contenitore oppure collegandolo a un tubo da giardino. Nella parte superiore troviamo questa impugnatura sia per trasportarla utilizzando le ruote che sollevandole, quindi trasportarla proprio come una vera e propria maniglia. Invece nella parte posteriore abbiamo quest'altra maniglia che si ritrae, si solleva, priva di tasti, quindi basterà semplicemente premere per farla ritrarre e tirare per farla sollevare, come si fa con un trolley. In questo modo ci permette di trasportarla molto più facilmente. Adesso guardiamo la lancia. Questo è il tasto per l'erogazione, che è possibile anche bloccare tramite questo tasto nella parte bassa. In questo modo non arretrerà e ci eviterà di avere accensioni accidentali. Questo è il tastino invece per rilasciare il tubo, che va collegato da questa parte, quindi si innesta con uno scatto, dopodiché premendolo possiamo rimuoverlo. Da questa parte invece abbiamo la parte che si innesta nella parte frontale della lancia. Si inserisce
si fa ruotare di mezzo giro dopo aver premuto. Nella parte frontale, come vedete, girando questa ghiera avremo la possibilità di aprire e chiudere queste due alette, e questo consentirà di avere un getto a ventaglio con poca pressione oppure una pressione massima di 135 bar. Ovviamente quando avremo 135 bar però il flusso verrà ristretto e quindi l'area colpita dal getto d'acqua sarà inferiore. Ovviamente lo stesso gel è eventualmente sostituibile, perché premendo questa parte avremo la possibilità di rimuoverlo oppure di riposizionarlo nella parte frontale. E questa è la scatola con cui viene venduta. All'interno c'è del polistirolo, tutto è ordinato, disposto in modo corretto. Lo stesso polistirolo e la robustezza della scatola proteggono il prodotto durante il trasporto. Infatti è arrivato tutto integro e funzionante. Sulla stessa troviamo delle icone con dei riferimenti tecnici, ma la stessa scheda tecnica è riportata qua in basso. L'unica nota negativa della scatola è la traduzione in italiano, perché anziché idropulitrice c'è scritto depuratore ad alta pressione. Per il resto fatta bene, protegge bene il prodotto, ma soprattutto funziona bene il prodotto. Adesso quindi, viste queste caratteristiche, andiamo a vedere subito un paio di riprese in esterno e vediamo come si comporta lavando la mia automobile e provando a rimuovere anche un pochettino di muschio presente su un muretto. Però per quanto riguarda la rimozione del muschio mi sono dovuto fermare, perché mi sono accorto che con la pressione si sfogliavano praticamente le pietre posizionate sul muretto. Non volevo creare danni e quindi ho rimosso solamente una piccola parte, ma comunque la potenza secondo me per questa idropulitrice, per pulire la moto, l'automobile, lo sporco dalle piastrelle eccetera, è adeguato. E ovviamente, ripeto, più stringiamo il getto, più si restringe ovviamente l'area interessata, più aumenterà la pressione. Quindi va regolata in base alla zona che dobbiamo pulire e soprattutto in base alla superficie, perché c'è il rischio che se la pressione è troppa si può danneggiare. Quindi adesso iniziamo davvero.
E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa idropulitrice della Inventor? Come abbiamo visto ha una buona potenza per quanto riguarda la rimozione del muschio, soprattutto ha una buona erogazione di schiuma che ci permette di riempire l'autovettura o tutto ciò che dobbiamo pulire, e poi possiamo rimuovere meccanicamente con una pezza, insomma, in modo da pulire anche le parti con lo sporco un pochettino più ostinato, e utilizzare la lancia per sciacquare, oppure utilizzare direttamente la potenza della lancia al massimo della sua pressione per rimuovere lo sporco più ostinato. Per cosa è indicato secondo me? Rimozione di muschio, rimozione di sporcizia in generale da terrazzini eccetera, lavare l'automobile però che non sia estremamente sporca, perché 135 bar è la potenza standard, diciamo, di queste idropulitrici, hanno un pochettino tutti in comune questa pressione, va da 130 a 150 bar, ma si ottengono solamente quando il getto è davvero molto ridotto. Avendo una buona via di mezzo, riuscendo a regolare facilmente con la rotazione della parte finale della lancia la pressione, riusciamo a ottenere un buon compromesso fra pressione di uscita e area colpita dal getto di acqua. In quel caso si può pulire bene. Come avete visto dalle riprese, anche dal paraurti posteriore sono riuscito a rimuovere la sporcizia, ma sicuramente anche se la pressione fosse stata più alta, per certi punti, certa sporcizia, è necessario assolutamente intervenire meccanicamente. Per quanto riguarda il muschio invece stavo rovinando addirittura il muretto, quindi ho preferito concentrarmi solamente su piccole parti per evitare di fare grossi danni, ma l'idropulitrice come avete visto funziona e funziona bene. Cosa dire? Io spero che il prodotto vi sia piaciuto, vi lascerò ovviamente il link per poterlo acquistare se vi piace, se volete comprarlo, comunque per dare un'occhiata su Amazon al prodotto. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!